Rocca, Bruno, 7:30, passo della Novena, 2500 metri. Si sta da Dio, che ve lo dico a fare. Ho visto persino gli stambecchi. L'unica nota negativa sono sti cazzo di italiani che quando arrivano fanno sempre un mare di casino. La peggio razza sono, guarda. Guarda qua, c'ho degli esempi, guardate qua, chi c'è? Devi impazzire lì sul torpedone. Tra l'altro, giustamente Gallina diceva c'è anche Rocca Bianca, c'era un pullman fino a... Eccolo qua, guarda qua, c'è un pullman qua. Hai sbagliato strada. Ma questo ferma alla stazione. Ma che meno che te l'aspetti arriviamo, Ciao. 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 Ciao Max. Vi avevo detto che vi avrei sorpreso, ecco, questo è l'anticipo. Will I ever learn to love again? Will I ever learn to... Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi è sabato 16 luglio 2022, sono circa le 4:20. Mi sono svegliato stamattina che erano le 3, in realtà la sveglia l'avevo puntata alle 4:15, ma mi sono svegliato prima, quindi ho fatto colazione e adesso mi appresto a fare un bel giro di un weekend intero. In realtà inizialmente il weekend avrei dovuto farlo da solo, ma poi giovedì c'è stata una chiamata con altri ragazzi e in 448 si sono aggregati anche loro, quindi giovedì pomeriggio ci siamo sentiti, giovedì sera abbiamo prenotato la struttura e oggi è sabato e si sta partendo. Ci siamo dati appuntamento a Bellinzona Sud, un'area di servizio, e lì vi farò vedere chi sono e coloro che si aggregheranno. Per ora non vi spoilerò nulla, li conoscete già, persone simpatiche come sempre, però non vi dico nulla. In giro, nonostante l'ora, c'è movimento. Mi sarei aspettato una tangenziale completamente morta, invece come vedete c'è gente che va e che viene. Probabilmente il weekend, il caldo, dopo quest'ultimo periodo di chiusura ha voglia di uscire, di fare, di muoversi, e quindi si sta già animando. Ma adesso io mi sparo un po' di tangenziale e poi l'autostrada, entrerò in Svizzera e poi a Bellinzona vi presenterò il resto della ciurma. Go, si va! Sono arrivato in Svizzera, esattamente a Bellinzona Sud. Nel frattempo sta uscendo il sole. In dogana a Como c'era parecchio movimento in entrata verso l'Italia. Si vede che le abitudini stanno cambiando, probabilmente il traffico spaventa e tanti si stanno muovendo in anticipo. Aspetto che arrivano gli altri e ve li presento. Lo sapevi che ero qua? Ciao zio, ma è impossibile batterti. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Io sono in anticipo, anche voi lo siete. Infatti ho detto. Bene, ottimo. Abbiamo detto sicuramente già là. Questa volta lo freghiamo. Mi sa che è già là. Questo qui è arrivato ieri sera. No, È arrivato adesso ieri sera sono questo. Sì, è tutto gelato. Questo è arrivato ieri sera. Dì la verità che è dormito nel B&B a Lugano a 13,50 €. No, mi sono svegliato particolarmente presto, mi sono fatto l'autostrada a 85 all'ora, se no arrivo veramente preschissimo. Anche noi, sì. tranquilli. Comunque c'è traffico. Comunque c'è una vergogna. Appuntamento alle 7, sono le 6:20. Arriviamo sul passo della Novena che siamo ancora chiuso. noi nelle marmotte. È chiuso. Giorgio, Ciao, figlio. Barbara, com'è andata la tua crociera? Iscrivetevi al canale. Bene, mi raccomando, benissimo, grazie. Lo dico già alle 6:20. Iscrivetevi, è gratis. È gratis. Però quando vi iscrivete, vedete di iscrivervi in orario puntuale, non di iscriversi sempre 3/4 d'ora prima. Ragazzi, con Gallina e Giorgio siamo partiti in netto anticipo anche oggi, 7:20, l'appuntamento era alle 7, quindi avevo detto vabbè facciamo alle 7, così per 7:15, 7:20 siamo in strada. Invece sono le 7:20, adesso puntiamo Biasca e poi da Biasca via sopra il passo della Novena, dove speriamo di trovare del fresco. Come avete visto ci sono Giorgio, Barbara, Enrica e Gallina, super mega puntuali. Loro pensavano di arrivare prima di me, ma io anche a sto giro purtroppo sono fatto così. A che ora si parte? Alle 6, devo stare lì alle 5:30. Comunque si va, dai, adesso vi abito un po' l'autostrada e ci prendiamo una volta usciti a Biasca. Go! Vi rettifico un'informazione che prima vi ho dato, in realtà l'uscita non è Biasca, Biasca è dove si esce per andare sul Lucomagno, ma l'uscita corretta è Airolo e nel frattempo la temperatura è scesa a 15 gradi, fa letteralmente freschino all'ombra.
Pensate che stamattina quando sono uscito di casa, che erano le 4, c'erano 21 gradi e mezzo, 22, in alcuni punti ho trovato 23, adesso sono scesi a 15, si sta da Dio. Come vedete c'è una bellissima giornata, c'è un piccolo cantiere qui all'uscita di Airolo, ma davanti a noi c'è il passo della Novena, fantastico, non c'è una nuvola, il cielo è terso e quindi ce lo godremo alla grande. Ragazzi, lo vedo che non vi state iscrivendo al canale. Iscrivetevi! Inizia a essere subito fantastica. Asfalto top e guardate davanti a voi, sono le 7:24 in questo momento, non c'è assolutamente nessuno e pensate che su queste strade c'è un limite di 80 all'ora. Io adesso sto andando con il cruise control, ho messo a 75 all'ora e si riescono a fare le curve tranquillamente a questa velocità. Fantastico! Ovviamente poi quando si arriva nei centri abitati il limite scende a 50 e va assolutamente rispettato, altrimenti il rischio di prendere le multe non è elevato ma di più. Poi si riesce dal centro abitato e si ritorna a 80, passo della Novena, 18 km e mezzo. Questa valle che stiamo attraversando adesso si chiama Valle Bedretto, è semplicemente incantevole. Guardate che traffico che c'è, è vero che sono le 7:30, ma ecco perché dico sempre alzarsi presto la mattina, godersi la strada. E in tutto ciò una cosa che non vi ho ancora detto è che abbiamo superato il muro dei 163.000 km e ci sono 15 gradi in questo momento. Tutto molto bucolico. Guardate lì davanti a voi un pascolo di GS, qualche marmottina qui e là, molto figo. E si inizia ad arrampicare per subire il passo. Il sole è ancora basso e in alcuni punti è veramente contro luce, non ci si vede nulla. Il passo del Nufone è quello davanti a voi, e lì seguite i piloni, dove finiscono i piloni lì c'è il passo e la strada è tutta per noi, qualche moto nel senso opposto a noi, ma poca roba, veramente tanto sgombro il passo. E questo è lo spettacolo del passo del Nufenen, e da in alto si vedono dei tornanti in basso fantastici. In tutto ciò la temperatura è scesa, siamo a 14, secondo me arriveremo sopra che staremo tra gli 8 e i 10 gradi. È fresco, molto fresco. Guardate qua, perché ti svegli presto la mattina? Abbiamo superato i 2300 metri. È fresco, freschissimo. Qui sopra di noi c'è anche della neve, c'è un accumulo di neve in un angolo. Ed ecco l'accumulo di neve che vi dicevo. Nel frattempo la temperatura è scesa a 10 gradi. Fresco, freschino. Eccoli qua. Gli animali. A quest'ora si riesce a vedere qualcosa. Guardate quante ce ne sono. Stambecchi. Sembra che hanno degli artigli. Guarda queste qua sopra. Si arrampicano sopra ste rocce. Questa adesso è salita. Volete vedere una roba? Guardate qua. Sì, faccio vedere una robetta. Questa è parte del passo del Nufenen. È fantastico, è semplicemente fantastico. Sarà un 10 gradi. Hai visto che belli stambecchi piccolini? Ma se non li trovi, se non vieni a quest'ora, io è la prima volta che li vedo. Io anche noi. Sono lì che mangiano i sassi proprio. Ma hai visto come si arrampicano sopra? Hanno degli artigli che su pareti così salgono come se nulla fosse. Sì, no, ma troppe nuvole, non dici? Riesco, infatti c'è un sacco di nuvole, non riesco neanche a vedere il tachimetro. No, in alcuni punti facevo fatica a vedere la strada perché il sole è talmente basso che è proprio all'altezza degli occhi. Ma quella qua è uno spettacolo comunque. Eh sì. Poi quando passavamo molto più tardi, di conseguenza. All'inizio ero incredulo nel vedere gli stambecchi sotto. La prima volta che li becco qua, forse quest'ora non c'è traffico. Guarda là un altro.
Sì, è Lì. pieno. Dov'è? È lì sotto a quella roccetta lì, quello puntino marrone. Ah, sì, 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 eccolo là. Ah sì, è vero. Ma si è vede. pieno, è Quelli pieno, è pieno, è piccolini pieno sono zeppo. bellissimi. Pieno zeppo. Quelli belli, sono proprio belli quelli piccolini. Quando riesci a trovare il cavalletto. No, aspetta, è troppo avanti. Poi probabilmente Guarda lì, guarda. il sale della... Sì, ce ne stanno arrivando, ne sono a squadra probabilmente. Prima volta che vengo presto sulla Novena, sul passo della Novena, e prima volta che vedo gli stambecchi. Non è una coincidenza sicuramente. Ci dicevano dei ragazzi in moto, sempre in BMW, sono fermati quando siamo lì. Dice, hanno preso 5 esemplari dall'Italia, si sono riprodotti con una velocità allucinante, quindi stanno ripopolando questa zona qui. E adesso qui siamo all'altezza di 2005, ragazzi, 2005, 10 gradi. E adesso qui lo spettacolo che vi si presenterà sarà tanta roba, tanta roba, il passo del Nufenen o della Novena. Qui c'è un laghetto sulla destra, molto carino, e qui siamo sul passo praticamente. Penso che faremo una sosta anche qui. Anche qui passi senza vista, Si è alzato anche il vento, a dirvi la verità. Ecco Gallinella. Ragazzi, siamo sul passo della Novena, 2500 metri circa. Quelli sono Giorgio ed Barbara, Enrica, Gallina. Il ghiacciaio si è ritirato molto, quello il ghiacciaio qui c'era, quando venivo c'era sempre un mare di neve, e in altri periodi, non a luglio sicuramente. Molto bello sinceramente. Ed è stato letteralmente emozionante vedere gli stambecchi, da così vicino non li avevo mai visti, poi qui soprattutto zero. Adesso torniamo sotto e si prosegue, giornata top. Gallina prima ha detto peccato le nuvole, non c'è una nuvola neanche a pagarla, tutto fantastico, letteralmente fantastico. E questa è la vista che c'è da quest'altro lato. Lì, come vi dicevo, quello è il ghiacciaio, e qui sotto è anche qui senza vista, ragazzi, no vista. Riparte dal passo della Novena e si punta a Brig, che è circa 52 km. Qui sotto, ragazzi, la strada è uno spettacolo. Si sentono fischiare le marmotte ma non si vedono, si rintanano subito. E il traffico adesso sta aumentando e secondo me chi arriva adesso gli stambecchi non li vedrà più, perché col traffico loro andranno in posti più tranquilli. Ma guardate che strada che c'è qua sotto. Quando vi dico che la Svizzera ha delle strade che sono un'opera d'arte, non scherzo. Guardate adesso qui sotto che cos'è, vediamo se riesco a inquadrarvelo. Guardate cos'è qui sotto. Qui c'è una scala di tornanti, si vede? Letteralmente incredibile. Ed ecco altri GS che salgono. Vedete qua sotto che cos'è? Ma io non ci vado in Svizzera perché sennò poi prendo le multe. Guardate cosa vi perdete non venendo in Svizzera. Venite in Svizzera, rispettate i limiti, che comunque vi ribadisco, qui sono 80 km/h, che non è proprio poco, 80 all'ora è più che sufficiente su queste strade per divertirsi in totale sicurezza. Guardate questo punto dopo questa curva, che scorcio che c'è, una cartolina, guardate qua, se non è una cartolina questa, insomma quelli che vedete nelle fiabe. Alla nostra sinistra c'è un ruscello, lì sotto non si vede ovviamente, e qui poi c'è un altro parco giochi che continua. Torno in basso, la vegetazione cambia il paesaggio, la strada rimane sempre e comunque fantastica, curve più dolci ma molto bella. Guardate qui di fianco a me c'è
un fiume dai colori fantastici nonostante non ci sia il sole in questo momento. Qui c'è un ponte tibetano, una volta l'ho fatto con Cinzia. È tanta roba la Svizzera, ragazzi, anche se sarà soltanto un passaggio. Oggi non rimarremo in Svizzera, anzi stiamo scendendo molto velocemente. Dal 2005 siamo arrivati a 1400, la temperatura è già cambiata, probabilmente una volta arrivati in basso credo che ci alleggeriremo un po'. Guardate che strada che c'è qua. Siamo arrivati ad Ulriken, si chiama questa cittadina. Adesso da qui tra 900 metri ci terremo a sinistra e puntiamo Briga. E poi proseguiremo su strada veloce, ci risentiremo quando la strada inizierà a essere un po' più interessante. Sono questi borghi dove alternano case completamente in legno come una volta, o vecchi fini restaurati, a case un po' più, tra virgolette, moderne, fatte con i mattoni. È molto delizioso, sempre i fiori alle finestre. Ora siamo scesi su una vallata e ci spareremo un po' di strada dritta per qualche chilometro. Comunque siamo sempre a 1300 metri, siamo riscesi ma siamo comunque alti. Non so a voi, ma a me un paesaggio così mette proprio tranquillità, voglia di correre zero, proprio voglia di godermi il posto, le strade, i chilometri. Questo è un altro borgo che stiamo attraversando, molto molto caratteristico, come potete vedere, guardate qua, in un posto così dove il limite è in questo momento 50, è normale che se passi a 70 ti spellano vivo, vai a 50 e ti godi il posto. Che senso ha correre? Un'altra realtà qui, un altro ambiente proprio. Ecco, poi si esce dal centro, ci si rimette a 80 all'ora e si va. Ragazzi, questo è Goms Bridge, un ponte tibetano, fantastico. Qui dietro c'è tutta la città, guardate Gallina, tour operator ormai diventato. Avanti, manca la bacchetta con la bandierina. È sul filo. Giorgio, com'è? Spettacolare. Giorgio è sul filo. Quando si rompe il nossetto vai come voli giù come un buffetto. Vai Enrico. Molto panoramico, si muove un po' questo ponte, è molto simile al ponte del cielo. Lì l'ingresso è 5 euro a persona, qui invece è gratis. Molto molto carino. Esattamente. Spettacolare, sì. Per quello che vado anche d'inverno. E questo è tra i borghi più carini della Svizzera, c'è scritto. Adesso vi mostro la tabella. Da lì siamo usciti, da lì si esce dal ponte tibetano e poi c'è tutto un paesino. Qui in alto c'è una chiesa molto carina, bianca, che però ci porterebbe via molto tempo. E siccome i chilometri sono tanti, proseguiamo. Guarda che carina sta casa. Prego Giorgio, andavamo a E Centalone. qui sono persone del posto, guarda qua. Noi siamo i pastorelli, il pastorello di pecorelle. E Giorgino cosa fa invece? Il pastorello di mucche? Di bucarelle. Ecco quello che vi dicevo prima, Ernen, uno dei borghi più belli della Svizzera, ed effettivamente da qui poi partono tanti percorsi naturalistici. Il ponte tibetano praticamente è qui dietro le nostre spalle, guardate. E qui, eccolo qua. E la moto è dall'altra parte. Adesso ce la facciamo indietro e guardate lì in cima, ci sono un mare di baite, sì, c'è una piccola nuvola, c'è anche gente che fa parapendio. Due, sì. E uno qua bisogna venire a fare qua la pensione allora. No, la pensione qua costa troppo, franco svizzero. O prendo la residenza e riesco a portare qua un po' di fondi neri. Allora, in base a tutti i fondi che ho, me la danno d'ufficio della cittadinanza onoraria. Non sembra, ma è lungo e si muove il ponte. Si muove abbondantemente, direi. Lasciamo Goms Bridge e proseguiamo verso Briga. Nel frattempo la temperatura si è alzata a 21 gradi e mezzo, ci siamo tutti alleggeriti. È letteralmente fantastica la Svizzera, ragazzi, è veramente qualcosa di incredibile. Siamo fermati, c'era un'area di servizio con i bagni pubblici pulitissimi, c'è una civiltà totalmente diversa, ci sono delle strutture che occorre veramente poco da fare, molto funzionale, un semplice sottopasso che ci ha portato al ponte
con materiali molto semplici e che però da noi non c'è questa cultura, ahimè. Siete alle spalle il paesino di Lax, molto grazioso, e adesso stiamo proseguendo sulla Furkstrasse. C'è questo fiumiciattolo qui di fianco molto bello, con un colore ghiaccio. Una particolarità, abbiamo appena incrociato un poliziotto in moto, ci ha salutato, fantastico. Qua non devi esagerare, ma se tu ti comporti bene come tutti i paesi civili vieni rispettato. Quindi il mio consiglio è: venite in Svizzera perché è tanta roba. Abbiamo attraversato in maniera veloce Brig e adesso entriamo in autostrada e puntiamo la Francia, ragazzi. La Francia è la meta di questo weekend. Adesso vi abbandono, che tanto è tutta strada monotona. Quando sarà interessante ci rifaremo vivi. Finalmente lasciamo l'autostrada all'uscita Chamonix. In realtà da qui si può andare anche sul Gran San Bernardo, ma non faremo il Gran San Bernardo perché faremo un altro giro. Da qui al Gran San Bernardo sono circa 40-46 km, ma noi, vi ripeto, non faremo quello. Il navigatore ha iniziato a darmi i numeri, probabilmente non è abituato a tutta questa roba qua. Guardate qua, siamo usciti adesso e stiamo puntando Chamonix. Abbiamo iniziato a salire, tra una mezz'ora 40 minuti dovremmo essere a Chamonix, immersi nelle vigne qua, a quanto pare. Anche qui strada senza vista. Route della Forclaz è uno spettacolo. Siamo ancora in territorio svizzero, la strada che stiamo percorrendo adesso è semplicemente incantevole. Peccato il traffico che abbiamo trovato fino a poco fa, c'erano delle macchine che ci facevano un po' da tappo. C'è una pendenza media dell'8,10%, ma l'asfalto è ottimo, la strada è bellissima, adesso speriamo di godercelo un po'. Rimanendo sempre dentro gli 80 km/h. Adesso sul dritto chiudiamo un attimino, ma è veramente bellissimo. Cioè, guardate voi, giudicate voi. È incantevole o no? A me piace molto. Il limite non lo superiamo perché qua ti spiumano, ti spellano, ti tolgono la carne dall'osso, però è una strada che senza limiti è una pista fondamentalmente. Passo Forclaz, 1527 metri. E adesso inizia lo spettacolo, Route d'Argentière. Guardate qua. Adesso magari da qui non vi dirà nulla, ma quando usciamo da questa galleria vedrete, siamo praticamente in delle gole. Guardate qua che paesaggio fantastico che c'è, la natura, guardate che potenza che ha, alberi che crescono su rocce, fantastico, è fantastico. E alla fine della tappa di oggi mancano ancora 320 km all'incirca. Abbiamo ancora tantissime cose, adesso è bello iniziare adesso. Qui c'è la frontiera, questo dinosauro con il caschetto, si esce dalla Svizzera e si entra in Francia. Non c'è nessuno, ok. Oh. Chamonix, 18 km. E finalmente dopo tanta strada dritta iniziamo a consumare un po' le spalle di ste gomme. Guardate, l'asfalto è fantastico. Noi rispettiamo i limiti, sì, anche perché un limite di 80 all'ora su queste strade è un bell'andare, ma vi garantisco che c'è una natura intorno a noi superlativa. La strada e l'asfalto è ottimo, la giornata è bellissima, non c'è una nuvola davanti a noi. Alla mia destra c'è una montagna gigante, veramente bello, bello, bello. Guardate qua, guardate che potenza la natura, guardate, ma io non ho veramente parole, fantastico. Col des Montens, cioè, cos'è qua? Cos'è qui? Mamma mia, siamo arrivati ad Argentière, località di Chamonix. Guardate davanti a voi che cartolina c'è. È incredibile, veramente incredibile.
Questo alla nostra sinistra è il Monte Bianco, mastodontico. C'era un po' di coda per il tunnel, c'era scritto, ma tanto nel tunnel non lo facciamo, quindi non ci interessa. Abbiamo superato Chamonix, non ci siamo neanche fermati, c'era caos totale. Eccoci qua. Questo è un ponte ferroviario, ragazzi. De Saint-Lachance si chiama, e il mio francese prendetelo con le pinze perché non ho mai studiato francese, ma è circa ora di pranzo. Adesso ci troviamo anche un posticino carino dove magari accostarci e pranzare. Allora, siamo arrivati a Megève? Sei mai stato? Siamo arrivati a Megève allora. mai No, stato? non sono mai stato qua. È bello il centro. Centro turistico invernale perché si scia di brutto, tutti gli impianti di risalita sono qua di dietro e mi ero fermato con Enrica 2 o 3 anni fa, in estate. Facevamo il giro al contrario. Bene. Un posto rinomato, più rinomato di Chamonix e di compagnia. Chamonix bella. c'era troppo assembramento, un massacro. Chi è questo qua? Questo è il nuovo iscritto. Mi sembra di aver visto Ti sei iscritto al canale? Te sei Iscritto al l'uomo canale. dell'Asiago? le Gnagnaron? Te sei l'uomo Le Gnagnaron? No, le Aspetta che mi metto Figaro. un po' a posto. Le Figherotte. Dai che si è fatto ora di pranzo. Andiamo in Moto panca. parcheggiate ovviamente fuori, Logico. fuori, classico. fuori dalle C'è strisce. la bandiera, siamo italiani. E il nostro posticino all'ombra, eccolo qui, guarda, si attraversa la strada e qua, tac, ombra a profusione qua. Enrico, Ma si sta benissimo. si sta da Dio, sì, all'ombra si sta divinamente. Profumo di tiglio, Profumo di tiglio, guarda qua. Guarda che ambientino, guarda. Lì c'è anche la cabinovia. Sto venticello proprio fantastico. Pranzo terminato, 14:10, stiamo puntando Albertville, siamo a circa una ventina di chilometri e ragazzi qua il termometro è tornato a salire, 29 gradi. Fino ad Albertville ahimè la strada sarà dritta, in piano, in pianura, e avremo dei limiti bassi. In questo momento siamo a 30 come potete vedere, adesso si torna a 50. Abbiamo fatto il pieno tutti e tre, eravamo a metà serbatoio e poi da Albertville praticamente inizia il divertimento, iniziamo a salire su e speriamo che la temperatura torni a scendere, perché a 15 gradi si stava divinamente, ci manca molto 15 gradi. Per fortuna è ventilato, ma con l'aria calda pare di essere nel forno. Route de Notre-Dame de Bellecombe, siamo sulla Route des Grandes Alpes, da qui faremo un bel pezzo di route tra oggi e domani. All'ombra si sta divinamente, e che la strada sia bella si evince anche da diverse moto che già abbiamo incontrato nei primi chilometri. Eccole qua, altre moto. Da Notre-Dame di Bellecombe imbocchiamo la D718, che deve essere un altro bello spettacolo. Adesso la stiamo facendo in discesa, ma tra un po' saremo dall'altra parte della vallata sotto l'ombra e dovremo iniziare a salire. È tutto un programmino qua. Programma rispettato, direi. La strada è oltre il meritevole. Dopo tanta strada dritta, per fortuna. Vedete come suona? Salita del 13%. Arrivati in località Crest Voland, che è una località prettamente sciistica, si prende la D71 e praticamente si inizia a salire. Siamo a circa 1350 metri. La temperatura è già decisamente cambiata, salita del 9,5%, una temperatura di 25 gradi, ma si sta decisamente bene perché l'aria è anche un fresco, è anche fresca l'aria. D71 beautiful. Praticamente stiamo solcando in mezzo a piste da sci. Abbiamo superato già un paio di piste, abbiamo tagliate completamente. La strada è fantastica, con questo traffico poi che ve lo dico a fare. Ed ecco che siamo ennesima volta tagliando piste da sci.
altitudine 1700 metri attualmente, la Chat. La Francia è un altro posto fantastico per quel che riguarda strade e paesaggi. Col de Saint-Cyr 1650. Ovviamente con le seggiovie vanno su in bici, salgono persone e bici e poi si fanno la discesa in bici. C'è anche parecchio movimento e finalmente iniziamo ad arrampicare su un colle di un certo spessore, Col de Roseland. Per ora il traffico è praticamente assente, 19 km al passo. L'asfalto non sempre ottimo e non è dalla Francia, anche se c'è da dire che ci sono diversi tratti dove sono dei lavori in corso, quindi lo stanno riasfaltando. Abbiamo incontrato qualche punto dove c'era del brecciolino e dei lavori, mentre salivamo c'erano dei pullman ed un camion. Adesso ce li siamo tolti dalle scatole e la strada è molto bella, molto panoramica ed è piena zeppe ritornanti. Col de Roseland. Eccolo qui, che colore che c'è sto lago qua. Molto 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 bello, sì. Comunque il colore di questo lago è fenomenale, veramente fantastico. Dal basso non rende molto, o meglio dalla cam non rende molto, ma qui siamo un po' contro luce, un po', ma tantissima roba. In fondo c'è una diga, c'è un venticillo fantastico. Giorgio, qua puoi venire a rilassarti. O puoi venire a rilassare tranquillamente. Puoi venire a fare parapendio. Qua parapendio. Così con lo scioppetto gli fai dietro i colombacci. Senza neanche Parapendio qua. In tutto ciò Roberto si è attrezzato con il tavolino a fare le iscrizioni. Abbiamo raccattato già 3-4 iscrizioni dalla Francia, subito. Quando facevo la dronatina Roberto ha detto subito iscrivetevi al canale, è gratis. In francese l'ho detto. In francese. Qua siamo poliglotti gli iscritti, Sì, solo sì. gente intelligente. La scheda, tanto c'è l'euro, ho fatto 2 iscrizioni, 15 euro iscrizione. E siamo a posto. È gratis sul canale, dal vivo si paga. Comunque fantastico, c'è questa baita senza vista, baita senza vista, guardate giù in fondo. C'è quello lì, è tutto molto molto figo. Boom! Col de Roseland. 1968 metri. Un posto senza vista, ragazzi, qua di tutto e di più, 3 ruote, 4 ruote, 5 ruote, 7 ruote, tutte di più in giro qua. E questa, guardate là che spettacolo è lì davanti. Ripartiamo da Col de Roseland dopo una breve sosta caffè e il panorama, neanche a dirlo, è mozzafiato. Qui c'è una cascata dietro questa vegetazione che forse sono riuscito a riprendere con il Mavic. I colori del lago li avete visti, sono superlativi, ma abbiamo ancora 215 km. Secondo me stasera si andrà un po' più lunghi rispetto all'orario che avevamo messo in conto e i posti, neanche a dirlo, saranno ancora uno più bello dall'altro. Guardate qui che se si vede, c'è una piccola cascata purtroppo misera perché l'acqua è quella che è, la siccità anche qui si fa sentire. Adesso si sale e ci sarà un altro panorama mozzafiato. Dato che sarebbe stato uno dei primi passi di spessore, e così è stato. Fantastico questo posto qui. E poi c'è questo lago con un colore micidiale e la cascata che vi dicevo è qui davanti a voi, guardate un attimino, forse da qui si vede. Adesso provo a alzare la testa, guardate qui aspettate, eccoli qua, la vedete? In alto, è molto misera perché la siccità anche qui si fa sentire, ma in altri periodi molto scenografica. Una volta che feci la route dei Grand Alpes dormì qui, rifugio della Plan de la Lai, qua dormì qui che praticamente è un rifugio e mi ricordo che spesi sui 20 euro, ma nel bagno non c'era neanche la luce e quindi tutti quelli che dormivano qua erano ovviamente chi
chi fa escursioni, che era attrezzato di luce, torce e quant'altro. Io ero un po', all'epoca non ero organizzato come adesso e non sapevo neanche cosa andavo incontro dormendo in un rifugio e niente, ovviamente camere in condivisione. Col de Roseland è qui, è questo il passo, ma per fortuna che qui non ci fermiamo neanche, c'è stata una corsa podistica e c'è il caos più totale, traffico, è veramente imbarazzante quello che sta succedendo qui sopra in questo momento. Questa è la tabella che probabilmente riconoscerete, fotografata in tutte le salse, che c'è, eccolo qua, Fourmey de Roseland 1968, ma scappiamo da qua perché la moto si sta accendendo la ventola, traffico a go go. E invece questa è la discesa dal Col di Roseland, mentre si scende è molto dolce, molto panoramico, qualche moto prettamente francesi, qualche italiano l'abbiamo visto anche, a dire la verità, non qui però. Con quale velocità muta il paesaggio? Adesso stiamo ancora scendendo dal Col di Roseland, adesso attraverseremo questa vallata qui e poi vedrete. Ragazzi, l'ultimo tratto di discesa del Roseland è stato particolarmente pesante perché avevamo davanti tanto traffico, quindi si è andato in un punto dove era pieno di tornanti ed era bello andare in un passo moderato andante, siamo andati veramente piano, quindi è stato molto pesante. Adesso il menu prevede Col de l'Iseran e speriamo di trovare meno traffico perché c'è tanto traffico, macchine, moto, bici, camper, tutto e di più. Ci siamo tolti tra i coglioni il traffico è un inferno, stiamo salendo sull'Iseran, la strada è bellissima, ma se ti capitano davanti dei camioncini, delle macchine che vanno a 50 all'ora è un inferno. Io non dico che andare a 200, ma almeno a 80 va andato. Il motore è a 100 gradi, sono 33 gradi, fa pure caldo. Iseran beautiful, senza traffico però. Dell'Iseran, eccolo qui, 7 km mancano e qui sotto c'è la diga. Ci sono degli scorci veramente imbarazzanti, molto belli. Si sta alzando un po' il vento e la temperatura sta scendendo un pochino, per fortuna. In galleria si sta da Dio, in galleria saranno 15 gradi. Eccoci qua, benvenuti in Val d'Isère. Siamo a 1815 metri in questo momento. Eccola qua, Val d'Isère. Val d'Isère è veramente una bomboniera, molto carina. C'è anche poco movimento per essere una località di questa entità. Tante case chiuse, però molto curata, molto. E adesso ci aspetta l'Iseran. Queste qui davanti, ragazzi, sono Gallina d'Enrica e mancano pochi chilometri per arrivare in cima al Col dell'Iseran. Come vedete il passo adesso è abbondantemente allegro. E pensate che siamo quasi a 2003, anzi siamo a 2003 e ci sono 24 gradi. Capite cosa c'è sotto? Bellissime queste montagne, tra l'altro, fantastiche. Tornante. Era un po' di tempo che non facevo l'Iseran, è veramente un passo fantastico. Poi complice anche la luce, sono le 5:23, c'è una bella luce e il verde, l'azzurro, eccolo lì sopra il passo. Che fantastico è, posto top. Siete pronti a vedere l'Iseran? Adesso ve lo mostro. Guardate che spettacolo che è. C'è il vento un po' alto, ma è tutto molto figo. Molto. Ragazzi, 17:30 con un bel vento sostenuto, Colle dell'Iseran. Il vento c'è ed è notevole, vi devo dire che è notevole, decisamente sì. 2770 metri. Eccoci qua, Col d'Iseran.
vento è forte, non so se mi sentite, però la giornata è semplicemente stupenda. Siamo in ritardo su una tabella di marcia per il traffico che abbiamo trovato, ma visto che comunque abbiamo tutto a bordo, anche organizzati per la cena, abbiamo detto fa nulla, anche se dovesse essere che arriva un po' più tardi, pazienza. Guardate che spettacolo! Allora, qui com'è la situazione? La situazione è precisa, Giorgio, è tutta sotto controllo. Sotto com'è? controllo. Iscrivetevi al canale, ragazzi. Anche qua sul Col di Zaran che tira vento bisogna iscriversi al canale. Anzi, qua Però dall'ultima volta un sacco di iscritti. La prima volta che mi ha fatto vedere lui erano 2870. adesso siamo a 3070, E 70. 3070, sì. Troppa roba. Ancora pochi, no? Vogliamo 5.000 entro. 5000 da entro fine anno. Sarebbe già un bel numero, Se arriviamo a 5.000 entro fine anno faremo la seconda reunion. La faremo una. La facciamo. Però dobbiamo arrivare a 5.000, se no andiamo ancora i soliti della volta precedente. Esatto, non si allarga il gruppo. Vediamo che Ci sono queste costruzioni di roccia piccole e qui Enrica dice che non bisogna andare oltre perché il vento ti porta praticamente. Niente scherzando, siamo quasi a 2800 metri con un bel vento. Siamo ripartiti da Liseran 5,5 e come vi dicevo siamo in ritardo sulla tabella di marcia, ma abbiamo tutto a bordo anche per cena, quindi tutto sommato possiamo permetterci di arrivare anche a ora di cena. La giornata è meravigliosa come mezzo. Ditemi voi se questa non è una cartolina. Ditemelo voi. Tunnel dell'Iseran. Cos'è qua sotto, ragazzi? Guardate cos'è qua sotto. E che strada poi. Alle 18:45 siamo a circa 50 km dalla nostra struttura, si è alzato un vento abbastanza sostenuto, ma la temperatura è calda ancora. Ora la strada si manterrà altamente in basso, di fianco a noi c'è il solito fiumiciattolo che scorre, acqua color ghiaccio. Si è alzato il vento, un vento abbastanza fastidioso e forte, ma tutto sommato è gestibile. Guardate le piante come si muovono, ecco, qui è forte. Ragazzi, in questo momento la strada è uno spettacolo, guardate qua. C'è quel forte di fronte a voi, qui sotto è tutta una gola, saranno 100-150 metri di gole. Peccato che c'è un vento pazzesco, in questo momento no, ma come gireremo, guardate qua, che spettacolo è. C'è un vento folle. La giornata di oggi pare non finire più, sono le 8 circa e siamo a 7 km dalla struttura. Tra l'altro guardate che strada, guardate cosa è questa strada qua, fino alla fine proprio, fino alla fine. Che spettacolo, guarda qua. Ma ad avercele le strutture che hanno le strade così, mamma mia.
Basta, basta. Mamma mia. Ma sto GS è fantastico. Che ore sono? Le 8:30. Finalmente arriviamo in struttura. 32. Siamo attrezzati, come avete visto, anche con un aperitivo. Che bel panorama. Guardate che bello. Senza vista, hotel senza vista, anche questa qua. Non vado neanche a casa. Con le sdraio. Tu devi andare c'è anche Non vado neanche a casa. andare per i pomodori. Tranquillo, là, c'è 4 pomodori. E la strada per venire su era uno spettacolo, tra l'altro. Bello, sì. Più bello dell'Irsi Run. E questa è la stanza, un letto matrimoniale e 3 singoli. Perfetto, ok. Il bagno è lì e la vista mozzafiato. Vista mare. Poi c'è Gallina che ha organizzato anche un aperitivo. Guardate qua che ciurma, guarda. Ha tutto relax. 8:30, 9:20, 9:20. Guardate che si va, ma chi sta meglio? Guarda qua, sembra di stare a Cortina, guarda. Aperitivo con tanto di luci, guarda qua, luci offerte dalla Gallina Production. Buonasera. Dopo aver girato 3 nazioni, 800 km, aver azzerato il service di quello scassaballe qua della sua moto, Giorgio. È un anno che non dormivo. aver cenato con tutto il magnifico panorama davanti. Vista Adesso che sono le 11 vediamo di farci una doccetta finalmente E domani, magari domani si riprende. e domani si riprende. Ciao a Domani tutti. saranno altri 600-700 km, non lo so, vi faremo sapere a fine Scusate giornata. la bassa voce, sono qua ci pigliano schioppettati. E scusate se c'è in giro tantissima gente qua così che ci dà fastidio, però non c'è male. Comunque la struttura ha una vista mozzafiato sulla Bello, vallata, paesino spettacolare. molto. Poi, guardate come siamo, cioè Gallina non fa testa, maniche corte. Noi stiamo con le maniche Io lunghe sì, perché sennò mi viene l'artrosi, mi si e fa, mi metto l'artrosi. fa pure fresco, quindi Frescolino, tanta roba. tanta roba veramente. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, è Iscrivetevi. gratis. Bravi. È Non gratis costa nulla. e in più vi porta aria fresca nelle case quando guardate il video. Al Ciao. prossimo video. Ciao a tutti. Ciao, buonanotte. Buonanotte a tutti.